Buongiorno a tutti, aspettavamo ancora qualche associazione sportiva, ma forse sono in ritardo, stanno salendo, quindi io direi di cominciare. Buongiorno, benvenuti da parte dell'amministrazione comunale che, come sapete, ha organizzato questo progetto europeo che si chiama Sport for Life e che, come vedete, si occupa di inclusione dei giovani attraverso lo sport, quindi di inclusione di giovani con minori opportunità attraverso lo sport. A questo progetto hanno aderito numerose associazioni sportive del territorio e sono quelle che animano in questi giorni le iniziative di Sport Up, quindi tutte le iniziative che vedete organizzate in giro per la città di Savona. Il nostro progetto Sport for Life è una piccola parte di questa iniziativa Sport Up ed è un progetto biennale finanziato dall'Unione Europea. Il progetto vede un partenariato internazionale in cui abbiamo come capofila il Comune di Savona e poi abbiamo un partner sloveno e un comune portoghese insieme alla sua associazione sportiva. Quindi è un partenariato a tre fra Italia, Slovenia e Portogallo. Abbiamo poi un partner tecnico che è qui presente oggi, che è anche l'università, il campus universitario di Savona, quindi l'Università di Genova attraverso il campus universitario di Savona, che poi presenterà direttamente le iniziative di cui si occupa. Questa è una mappa, diciamo, del partenariato europeo, vedete, quindi un partenariato direi tutto mediterraneo. Sport for Life ha appunto una durata biennale da giugno 22 a maggio 24 ed è un progetto che è nato nel periodo del Covid, quindi è un progetto, ed è il secondo progetto di cui io mi sono occupata, che tende a superare o ad affrontare a livello locale quelle che sono state le problematiche create dal Covid. Quindi sono delle sperimentazioni finanziate dall'Unione Europea che tendono ad affrontare dei problemi che sono stati molto evidenziati dalla crisi Covid. In questo caso ci si rivolge ai giovani con minori opportunità dei piccoli o medi contesti urbani per cercare appunto di coinvolgerli maggiormente dopo un lungo periodo di isolamento sociale creato da questo problema di carattere sociosanitario. Diciamo che il progetto promuove il recupero alla vita sociale, l'idea del comune inizialmente era questa, no? Promuovere il recupero della vita sociale e anche la promozione di stili di vita sani e capacità di resilienza tra i giovani, adolescenti e preadolescenti. Soprattutto si pensava a coloro che tendono a un eccessivo isolamento per il videogaming o altre attività troppo sedentarie in favore di una vita più attiva e dedita allo sport. Il progetto ha tre obiettivi principali, quindi considerare lo sport come un elemento centrale dei sistemi di welfare locale e nelle politiche locali che riguardano i giovani. Quindi si rivolge in particolare, ecco che arriva qualcuno delle associazioni sportive, quindi in particolare mette insieme le politiche giovanili con le politiche sociali e include anche in queste attività le associazioni sportive, quindi le associazioni sportive diventano un alleato delle politiche giovanili comunali e anche delle politiche di welfare dei comuni. L'altro elemento importante è considerare l'educazione sportiva come un elemento centrale per il benessere sociale. Questa è una cosa che sperimentiamo adesso a livello locale, sarebbe interessante anche sperimentarla a livello nazionale, sapendo quanto poco nella scuola noi facciamo sport in Italia. E poi appunto considerare lo sport come un elemento centrale per l'educazione dei giovani e anche un mezzo a livello locale per promuovere armonia sociale. E di questo abbiamo visto, io ho seguito diversi progetti sport in giro per l'Europa e ho visto che tante comunità locali particolarmente in difficoltà o svantaggiate utilizzano molto lo sport a questo scopo. Sulla base di questi tre obiettivi abbiamo pensato a questo progetto che appunto interviene nelle politiche di welfare
con una visione che combina lo sport e l'inclusione sociale e integra appunto le competenze dei servizi sociali con quelle delle organizzazioni sportive. L'attività sarà un'attività di training che coinvolge i coach sportivi, quindi ci rivolgiamo in particolare ai coach sportivi con un training che poi ci presenterà l'università, quindi rendendoli in grado di riconoscere il disagio e anche saper intervenire rispetto con attività adeguatamente inclusive. E l'altro aspetto è la sperimentazione di progetti pilota, quindi avremo anche poi dei pilot nei vari contesti in cui andremo a lavorare, sia in Portogallo che in Slovenia che in Italia. Soprattutto poi i nostri partner, quando andremo a visitare i loro paesi, ci mostreranno le loro esperienze in questo ambito. Come si articola il progetto? Abbiamo il kick-off adesso a Savona, quindi questo è semplicemente un momento di reciproca conoscenza. Tra poco i nostri partner internazionali si presenteranno e ci faranno conoscere le loro realtà locali. Avremo tra ottobre e novembre 22 l'avvio, forse dicembre, adesso ce lo racconteranno loro, l'avvio delle attività di training curate dall'Università di Genova. Avremo nel 23 le visite di scambio in Portogallo e in Slovenia con queste attività sportive sperimentali e poi ci faranno conoscere le loro realtà. Nel 24 avremo un evento invece finale a Savona che riassumerà un po' tutto quello che è stato fatto con questo progetto. Volevo ricordare a tutti che i progetti europei però sono dei progetti importanti che promuovono anche altre, offrono degli altri vantaggi alle comunità locali che li organizzano. Sicuramente l'internazionalizzazione della comunità locale a vantaggio di tutti, quindi creano delle relazioni che poi possono essere spese, che so io, nelle biblioteche, nelle scuole, in altri servizi, sono anche un motore per altri progetti di carattere internazionale che poi possono essere realizzati anche da altre organizzazioni insieme al comune. Creano relazioni di amicizia e collaborazione fra le comunità locali europee, appunto creano le basi per ulteriori e future progettualità su altri e vari programmi, promuovono la cittadinanza attiva, la cittadinanza europea nelle comunità e portano l'Europa sul territorio, quindi sono un momento in cui noi portiamo l'Europa in modo più concreto tra i nostri cittadini. E poi offrono ai giovani occasioni di viaggio in Europa e anche relazioni di lungo periodo anche per loro. Io con questo concludo, doveva essere una presentazione brevissima, ricordo che il progetto è stato realizzato in collaborazione con Futura Europa, che è una piccola realtà di assistenza alle pubbliche amministrazioni che ha sede a Milano. Con questo chiudo e lascio la parola al nostro sindaco. Grazie e buongiorno a tutti. Questa sala in realtà in questo momento è collegata a tutta la città, perché tutta la città è animata da attività, associazioni sportive, persone che rendono vivo questo progetto e che pur non essendo presenti in questo istante qui dentro, sono però presenti nel nostro progetto, nella nostra serata. Welcome to everybody. The Major want to say you that this all in this moment is connected with all the squares in the municipality that are animated in this occasion with many sport activities. Different sport activities. Il progetto che è stato presentato e che oggi prende avvio rappresenta uno dei punti più importanti della nostra amministrazione. This project is one of the main points of our administration. Quando abbiamo avviato il nostro lavoro avevamo chiaro che uno degli obiettivi dovesse essere quello di ricostituire un tessuto di comunità nella nostra città sofferente per le cause della Covid, della crisi e mille altre cause. Una città sofferente che aveva bisogno di ripartire da un senso di comunità.
Okay, it is a starting point to recovery from the crisis, from the COVID crisis for our community. E uno degli attori centrali nel ricostituire un tessuto di comunità è proprio lo sport. Nella nostra agenda avevamo proprio fissato con chiarezza che lo sport aveva due punti di valore. Il primo è quello dell'eccellenza, quindi coltivare l'eccellenza nello sport, e l'altro quello di coltivare proprio la relazione sociale, l'inclusione e essere attore di comunità. So our administration wants to promote the excellence in sports and also wants to use this tool, this sport, as an actor to reconstruct the social life in our community. Ma non sono due ambiti distinti, separati, con due vocazioni diverse, ma sono entrambi due aspetti indissolubili che rappresentano una funzione fondamentale dello sport. Yes, they are both two important elements for sport. Lo sport nei luoghi della città, perché la comunità non si costruisce in astratto, ma si costruisce stando dentro gli spazi, i luoghi di vita di una città. So sport in the spaces, as you see in these days, sport spread around in the spaces, in the different spaces of our town. Tutto questo era molto chiaro quando abbiamo iniziato la nostra attività ed è questa la ragione per cui questo progetto è particolarmente importante, è la prima ragione per cui è particolarmente importante. So for this reason this project is very important for us. La seconda ragione è perché in questo progetto Savona intesse relazioni internazionali. Io voglio ringraziare ancora la delegazione slovena e la delegazione portoghese. Per noi costruire rapporti con altre comunità di altre città italiane o straniere è un elemento di valore per due ragioni. La prima perché Savona deve aprirsi, deve guardare oltre, alle volte troppo chiusa in se stessa, invece deve misurarsi con le altre realtà. E la seconda ragione perché in questo modo acquisisce la conoscenza e anche l'esperienza di altre realtà, soprattutto europee. Noi abbiamo bisogno di sentirci sempre di più come città europea. So I thank our international partners. This is the first partnership for Savona, and we want to have these international connections. They are very important for us. We want to become an European town and develop this kind of international relationships. La terza ragione per cui questo progetto e questo percorso è importante è perché stringe un rapporto tra la città e il nostro campus. Adesso cercavo il professor Testa. Il campus, noi diciamo sempre, è un valore straordinario che Savona fino adesso non ha saputo coltivare e farlo sentire interno proprio della città, e quindi uno degli obiettivi che noi stiamo cercando di perseguire è quello di moltiplicare le occasioni di scambio tra le competenze e le esperienze che il campus universitario contiene e porta avanti e le azioni, le attività e i bisogni che la città svolge. Okay, another important element of this project is the relationship that it has with our campus. Our administration is really interested to create connections, active connections and operational connections with our university campus. Quindi concludo dicendo che queste giornate rimarranno nella nostra memoria per tre momenti. Il primo è quello che avremo tra poco, che sarà la presentazione delle comunità, delle delegazioni straniere e lo scambio delle nostre, lo scambio delle nostre presenti, di quello che avremo da portare l'un l'altro. Il secondo però, in realtà il primo in ordine cronologico, è stato quando ieri ci siamo incontrati con le delegazioni portoghese e slovene in comune
Per noi è stato un grande onore ricevervi, è stato un grande onore farvi vedere i nostri spazi e condividere quello che è la nostra casa comunale con le delegazioni straniere. E il terzo momento è stato ieri sera, quando c'era una piazza gremita di associazioni sportive, di giovani, di giovanissimi, festosi, gioiosi, rumorosi nel senso bello del termine, che hanno riempito una teca. L'hanno riempita ciascuno del proprio simbolo, del simbolo dell'associazione di appartenenza. Quella teca è un simbolo straordinario, simbolo di unità, simbolo di voglia di coesistere, di sottolineare come lo sport è una parola al singolare, ma dentro contiene una molteplicità di competenze, di esperienze e di attività. Questa molteplicità che si fa una è un valore per Savona, l'imparare a mettersi insieme per un progetto unitario. Quella teca per noi rappresenta un tesoro che dovremo portarci avanti nel prossimo anno. Grazie. Ok, grazie. Allora, adesso direi il momento di presentazione delle nostre delegazioni, quindi direi presentiamo prima i nostri partner sloveni. Janja, se sei tu a presentare. Janja Jordan è la coordinatrice dei progetti europei per la città di Krško. I help you? No, just. You can just close mine. Up there. Yes, okay. It's in Italian, so I just here. Thanks. So good morning from Slovenia, from Slovenian team. Today I would like to present I would like to point out two things. First, municipality in generally, and the second, sport in Krško. Krško is located near the capital city. Ljubljana is actually 1 hour from Krško, and Zagreb, which is in Croatia, but it's very near, so it's a half an hour from Krško. Actually, Krško has a good location because it's near highway, and this is our priority of business and also tourism. Maybe just a few information. We have 26,000 inhabitants, a lot of settlements if we compare it with other settlements in Slovenia, and you can see the area. Today, actually, we say that Krško is the city of energy. Why? As you can see, we have a lot of energy also in Krško, energetic company, nuclear power plant, thermal power plant, hydro power plant, and other support companies, also facultative for energetic, and also Slovene company for marketing of electrical energy. And also other important business. Maybe just to point out other two, pharmaceutical company and waste management center. We have a very big waste management center in Krško. Our agriculture, it's the most important are farming, vegetable and fruit production, also wine growing. I have to say that we have one company, Eurosat, who is actually one of the biggest company in Slovenia in production of apple. In the field of education, we have
8 primary schools, so kindergartens, also School of Music, High School Center, and as I mentioned, 2 faculties. I would just go through very quickly that you will get a little bit fields in the Krško what we have. So we have City Museum Krško, Valvazor Library, which is one of the very historical library, very precious, very ancient. So we are very proud of this library. Culture Center and our Reichenburg Castle, where was living the monks. So, I would not explain the details of every this culture heritage where we come in Krško, you will see it. Maybe also a little bit in the tourism. We have very, very, we are actually, we can say that we are well known for gastronomy also, the Krško, also the region Posavje. So here is a little accommodation, wine, as you can see, honey production, and our best restoration. So let's move to our second point or part. It's actually sport in Krško. These are, I gave here a little bit our budget. This is a budget from Municipality Krško, but I have to expose that these numbers are in the budget, you know. The realization is a little bit lower. So as we can see that the municipality actually invests a lot in the sport infrastructure and also to the programs. And if you could know, if you have to, that it would like to have more details about the sport in Krško, with me is also Peter, who is the head of the department, and Sports Association Krško. It's the coordinator of sport programs, so actually they are very important. As I can say, in Krško, so we have we have a lot of sport clubs. The sports is we are implementing through the voluntary work, of course. But as I can say, I was not listing what kind of sports we have. I just wrote it. So, but we can say that we do a lot in the program for the youngest people, so as students for the elementary school. But I think that for us it will be a challenge for elderly students, that we encourage elderly students and also the students in the high school to encourage in the sport. So this field is a challenge for us. Maybe just a little bit our sport infrastructure. So we also have athletic school, swimming pools, harness racing, kayak canoe, and we also have Olympic. It's Primož Kozmus is actually hammer thrower, but is a Olympic and World Championship. So a little bit in the pictures, our sport infrastructure. So a lot of, you can do a lot of sports in Krško, so fitness, cycling, hiking. We have here also some picture where we are encouraging elderly people in sports, but this is a voluntary work. Because of all these activities, we also been European City of Sport. It was actually 2016, so we're also proud of that award. The most important maybe event in the year is European Week of Sport, when Sport Association actually prepared the presentations through the sport clubs. So we have very different sport clubs where in these days are presented to students so they can decide to which sport will be involved. So this is the end of the presentation.
I would just like to show you two more promotional video, because maybe the picture will know you better than my words. So I will show you. No, I know. It's here. What about... And I will just show you the other. It is where the sport is presented. It's this. So to recap, as you can see, we have actually challenged to include the elder students to the sport activities. And in this point, I would also thank you to Luisa to say that we can be the partner of this project, and also to Municipio Savona. So we are grateful that we can be the partner, and we were happy that we could actually prepare the activities to include children to sport. So thank you. Allora, direi una breve presentazione ai nostri partner portoghesi. Paolo, just a brief presentation. What do you have here? Just the video. Okay, they have a video. The video is rolling, and I will
I will start talking. First of all, thank you for the invitation for this project, for Luisa and for the municipality of Savona. For us, it's a great honor to be here. Carvalhais, in reality, it's one of the 30 arms of the Mirandela municipality. The area of Carvalhais is a small municipality inside the bigger commune of Mirandela. And this video is about our sport association and most of the activities that we have made in the last 2 years. We are very dynamic in terms of sport activities, but also in our Erasmus Plus sport projects. We have been involved already more or less 20 projects in the field of sports. Our municipality, the Commune of Mirandela, is very dynamic also in terms of sports. The city only have 23,000 inhabitants, but we have 21 sport clubs from different sports. Carvalhais Sport Association is one of these associations of the old sport movement in the municipality of Mirandela, and particularly we are located in Carvalhais. And with these projects we try to create new initiatives for our community, involve not only children but also seniors, because like all Europe we have a lot of senior people, and these are some of the examples of projects that we have participated, and this is one more that we will implement for our children, and we are very happy for the participation in this project. In 2 minutes I talk about it. Ok, grazie. Allora io chiamerei le delegazioni e il sindaco, così facciamo questo momento di accoglienza ufficiale, di scambio di doni. So please, you can, all the delegations, if you want to come. This one is for the municipality. No, va bene qui davanti, sì, sì. For Ania? For the municipality? E poi il sindaco? Queste invece sono per ognuno della delegazione, ogni partecipante della delegazione. For each participant, please. This is for you. Spieghiamo però che cos'è. It's a sweet speciality. Spieghiamolo. Sì. Questo è un piatto di ceramica. Savona è una delle città della ceramica. Qui nei dintorni c'è Savona, Bissola, Albissola eccetera, sono 4 città riconosciute come città della ceramica. Here we have a special production of ceramics. I think that today we will go to the museum. So this is a special production from Che rappresenta la torretta che è il simbolo di Savona. This is the tower that you visit. Questi invece Sono gli amaretti con normali e quelli al chinotto. Quindi, This is a special biscuit. al chinotto che è un frutto tipico di Savona. Devo darli? sì, ognuno. Ce n'è una anche per te. Sì, lei? Ok. Ok. No, direi che ci sia. No, il sindaco non ce l'ha. Cioè, me ne avanzava una? Ok. Yes. So I would like to also, we are very proud that we could be the partner of this project, as I can say. So the small gift for the
for the Municipio Savona and for other partners. So, for the president, thank you. Čakaj, ne, to boš zdaj ven. And for the association, Portugal. Also for okay, for Luisa. Grazie, Iania. Yeah, but